Bentornati a Scoring for Films da Vito Lorè e Fabrizio Campanelli. Allora, oggi parliamo di una cosa specifica delle colonne sonore, cioè la strumentazione, l'uso di certi strumenti, in particolare strumenti orchestrali, ma vedremo non solo. Solo ieri sera aiutavo mio figlio a ripetere la lezione di musica che oggi aveva l'interrogazione e mi è sovvenuto che fino al 1500 più o meno i compositori non scrivevano per quali strumenti la loro musica era scritta, scrivevano la musica e poi chi c'è. Ecco, più o meno. Poi invece a partire da Monteverdi hanno detto: sai che c'è? Io voglio che questa cosa la suoni questo strumento con queste caratteristiche. Oggi quindi parliamo di E oggi parliamo di strumentazione. Da dove siamo partiti e dove andremo a finire? Caso di dire, ma dove andremo a finire? Allora, siamo partiti dal nulla, dal silenzio, perché ovviamente ne parliamo di cinema e quando il cinema era muto c'è stata una fase iniziale del cinema muto dove non c'era niente, non solo non c'erano dialoghi, ma non c'era neanche musica. Dopodiché hanno detto: sì, è bello il film, però bravo. però gli manca qualcosa, ci vuole un po' di suono. Ma ovviamente la pellicola non aveva ancora la possibilità di avere del suono. Ecco, allora cosa facevano? Nei cinema c'era un pianoforte, anche perché i cinema erano tutti ex teatri, quindi un pianoforte bene o male si riusciva a ricavare, e venivano pubblicati dei libri dove c'erano delle musiche adatte per le varie situazioni, però non musiche scritte per quel film. In questo libro c'era musica adatta per una scena di inseguimento, l'antesignano della library, esattamente, era esattamente così. Oppure musica per una scena di paura, e quindi voi la live library. Esatto. E quindi potevate vedere lo stesso film in 3 cinema diversi con 3 commenti musicali completamente diversi, e tre risultati anche parecchio diversi. Poi dopodiché siamo partiti con un pianoforte verticale più o meno come questo che vediamo nella foto. Dopodiché ha cominciato ad aggiungersi altri strumenti, magari un violino, magari un contrabbasso, magari una percussione, che in certi casi improvvisavano, o in certi casi questi libri, queste libraries giustamente davano delle indicazioni, delle tracce da seguire. Esattamente, così come, e a proposito di quello che abbiamo detto di Monteverdi, in alcuni casi c'era la parte del pianoforte e altre 2 tracce che potessero essere suonate da un flauto, ma da un violino, ma da un oboe. Anche lì a sentimento, a gusto. In base è anche quello che abbiamo a disposizione. Esatto. Ma dopo c'è un po' un'evoluzione, no? I grandi protagonisti, e abbiamo, tra l'altro, io sono innamorato di una colonna sonora di un film che si chiama The Artist, colonna sonora premio Oscar, con Dujardin protagonista, che racconta la tragedia dell'attore, no? Che dai fasti del cinema muto si trova in un mondo col suono, no? Dove quindi per lui tutto cambia, non è più il centro del nuovo mondo sonoro, ma perché potessero fare delle riprese organizzate, produttivamente, con i puntamenti delle luci giuste, le scenografie giuste, perché non ci fossero delle variabili. Questi teatri di posa si chiamavano soundstage perché erano isolati, quindi isolavano il suono perché non rientrasse un'ambulanza, rumori esterni, un tuono, l'anziana del piano di sotto che con la scopa batte sul pavimento, ragazzi qua fate troppo rumore. E quindi il soundstage diventa un elemento essenziale per le produzioni, per le riprese. I teatri di posa fanno sì che il cinema possa parlare, no? Per la prima volta, e oltre che parlare possa anche ospitare una colonna sonora. Questa cosa, evolvendosi, porta alla Golden Age del cinema, quindi quel periodo tra gli anni 30 e 40 di massimo splendore del cinema, ma per una ragione anche banalmente di mercato, perché la gente andava al cinema, non c'era ancora la televisione in tutte le case, e quindi più spesso ancora che al teatro, che c'era già da tanti anni, mentre il cinema era una forma di intrattenimento relativamente giovane, relativamente nuova, tutti andavano al cinema tantissimo. C'erano i double feature, per cui nella stessa serata vedevi 2 film e quindi la serata l'avevi passata al cinema. E Vito, io sono un produttore della Golden Age, ho un meraviglioso film dove l'attore addirittura parla,
Ma a chi faccio fare? Aspetta, la colonna sonora. A tanti bei posso chiamare? C'erano tanti bei compositori che si potevano chiamare. I Newman, prima generazione, quindi David e Alfred, I capostipiti della Family. certo, Rorschach che vediamo in questa immagine, e poi ovviamente Steiner, Waxman, insomma questi grandi. Ma qual è quella caratteristica che li unisce? La caratteristica che li unisce è che, venendo tutti dalla musica tardo romantica e avendo in quegli anni il cinema una quantità di budget strepitosa, le orchestre erano sterminate. E la musica stessa, che era sempre una musica molto carica, i famosi temi di Via col vento, Ben-Hur, no? È una musica molto carica, spesso anche eccessivamente carica, anche scollata, se vogliamo, molto scollata, perché lì cosa ci teneva a fare? Si teneva ad avere un tema forte, papi babam, bellissimo, una casa, primo che mi è venuto in mente. Però poi, se tu vai a vedere le musiche di commento alle varie scene, almeno nel gusto di oggi è discutibile. Un regista di oggi avrebbe detto anche meno. Esatto. Oppure se un giovane compositore o qualcuno, uno dei ragazzi che vengono ai nostri corsi, ci facesse una cosa del genere, diremmo: ma insomma è un po' scollata dall'immagine, no? Ecco, avrebbe detto anche meno, magari non dal punto di vista dell'organico, ma dal punto di vista della ridondanza della scrittura, cioè laddove la scrittura all'interno ha chiamiamola entropia così alta da rubare al tuo cervello risorse cognitive. Provo a immedesimarmi nell'approccio di un compositore di matrice estrazione ovviamente classica, tardo romantica, quello che vuoi. Quindi cresciuto culturalmente con il mondo dell'opera, il mondo del teatro, e si trova improvvisamente a dover operare su un linguaggio completamente nuovo, cioè quello del cinema, no? E quindi probabilmente anche ha applicato e traslato quello che era il modo di scrivere per quel mondo al nuovo, invece. È andata sicuramente così. In questa foto vediamo Charlie Chaplin, credo che fosse la registrazione di Luci della ribalta. Na 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 na. Bellissimo, altro tema fantastico, scritto da lui. Tra l'altro sul mio canale, se volete, andate a vedere, ho fatto un film proprio sullo strano caso delle colonne sonore di Charlie Chaplin. Ecco, e qui Fabri, chiedo a te una consulenza, perché abbiamo fatto tante puntate sui microfoni, la registrazione, e qui questi muri che sembrano quasi di cemento, così non vedo, non so, non mi sembrano materiali fonoassorbenti, come dire. Non vedo i famosi materassi che venivano applicati sui muri di soundstage per assorbire il mondo esterno. No, non vedo materassi, non vedo neanche, come dire, un materiale particolarmente assorbente. La foto, chi lo sa, dovremmo chiedere all'ingegnere o all'architetto acustico, e anche il pavimento lo vedo abbastanza conciato, in effetti. Se andiamo a vedere, credo che sia un legno, un parquet, sembra un pezzo di teatro. Quindi partiamo da un pianoforte e ci ritroviamo con un organico sinfonico maleriano, praticamente ampio sinfonico, sicuramente. E quindi questo è un cambiamento epocale, perché si gettano le basi per quello che sarà il suono del film, il suono del cinema, quel suono che verrà ripreso anche da Williams, no? E questo rilancio negli anni 70 della grande orchestra sinfonica nella esecuzione, nella scrittura delle colonne sonore, e un organico che inizia a plasmarsi su quelle che sono le necessità dei film. Sì, perché sai, la storia del cinema, come tutte le storie umane, è una sinusoide, i corsi e ricorsi di Giambattista Vico. E anche il cinema cosa è successo? Dopo questa fase, diciamo fino agli anni 50-60, quando hanno cominciato a entrare i sintetizzatori, negli anni 70 c'è stata una fase in cui molti compositori facevano delle colonne sonore elettroniche, c'è stato in certi casi anche un qualcosa legato al pop. Abbiamo parlato anche del Latin jazz. Il Latin jazz, esattamente, o la disco music un pochettino più avanti, però insomma ovviamente molte colonne sonore degli anni 70 si sono così uniformate a questo suono più elettronico, finché, come hai detto tu, Williams non ha riportato tutti a casa. Teniamo presente una cosa, che
questi film degli anni 30 incassavano negli anni 30 milioni, certo. milioni, Sì, per sì, cui sì, capisci che alla fine in un film che incassava magari 10-15 milioni, spendere $20.000 per una super orchestra era una sciocchezza. Era come prendere una bibita fresca. Esattamente. Andiamo un pochettino più avanti, facciamo un piccolo focus su 5 colonne sonore storiche. 2 le abbiamo anche analizzate, ma non dal punto di vista specifico della strumentazione, che riserva sorprese anche divertenti. Siamo nella fine del secolo scorso, esattamente nel ventennio 1979-1999, così andiamo anche a chiudere a restringere il campo. Esatto, a chiudere idealmente un secolo. La prima colonna sonora che vediamo è Star Trek, di cui abbiamo parlato recentemente. Allora, l'orchestra di Star Trek è un'orchestra ampia sicuramente, con i legni a 3 come vediamo, l'aggiunta di un sassofono tenore che è abbastanza insolita tutto sommato, 3 fagotti, naturalmente il terzo con l'obbligo del controfagotto, 6 corni, 4 trombe e ben 6 tromboni. E poi abbiamo visto anche i famosi synth, no? Noi abbiamo fatto una puntata apposta sui synth e vediamo anche 2 pianoforti, celesta, il clavicordo. E noto una cosa, Vito, strings così, senza indicazione di quanti. Sì, non vengono indicati perché comunque con un organico così ampio, con tutti questi ottoni, minimo, proprio a Star Trek stiamo parlando di 14-16 primi violini. Quindi proprio a stretti. Quindi se io devo fare un'esecuzione di questo, devo, come nelle migliori ricette, strings QB, quanto basta. Cioè, il paragone è giusto. Guarda, hai fatto il paragone giustissimo, perché è un QB, nel senso, nessuno potrebbe avere un organico del genere e farlo con 6 primi in 4 secondi, evidentemente. Con 18.000 tromboni e legni. Ma la cosa più interessante di questa strumentazione, e anche delle prossime che vedremo di qui a pochi minuti, non è tanto nell'organico orchestrale normale, che insomma, che alla fine qualcosa di più, qualcosa meno, vedremo qualcuno anche, come dire, un po' esuberante, diciamo così, ma la cosa interessante sono le percussioni. Perché ci sono delle cose da perderci la testa. La fantasia ha raggiunto qui veramente livelli che io vorrei averle tutte. Allora, vediamole queste percussioni. Un glockenspiel, e per amor del cielo non lo si nega a nessuno. 2 vibrafoni, perché già sei uno solo, sei un po' pezzente. Un vibrafono basso, perché ecco, non si sa mai che devi fare una nota. Certo, perché guardate che in molti casi questa conformazione orchestrale magari comportava che certe cose le sentivamo una volta in tutta la colonna sonora. Magari il vibrafono basso faceva veramente un boom, e la colonna non sarebbe stata più la stessa senza poi il suono. Marimba, bass marimba, va bene, ma vediamo qualcosa di un po' più strano sull'Elephant Drums. Io ragazzi non so che cosa sia, scrivetemi nei commenti se sapete cosa sia l'Elephant Drums. Non me lo sono cercato, voi avete il tempo di andarvelo a cercare. Ma abbiamo anche un Boo-Bams, che è una cosa a base di canne di bambù. Teoricamente noi siamo andati a cercare, abbiamo visto, non ce l'abbiamo qua il Boo-Bams, ahimè non siamo riusciti a recuperarlo, ma dalle immagini sembrerebbe essere qualcosa effettivamente costruito col bambù e quindi con quel materiale. Dopodiché abbiamo tamburelli, snare drum, questi vabbè non li consideriamo nemmeno, e un Devil Chaser, un inseguitore del diavolo. Cos'è il Devil? Io giuro non so cos'è il Devil Chaser. E ora te lo faccio vedere. Fammi vedere un po'. Chaser. Guarda un po'. Sembra uno pensieri, cioè quello quello tipico della Sicilia o comunque di molte zone del Mediterraneo. Non avevo mai visto questo strumento, francamente, però il bello di queste cose è che approfondiamo e impariamo anche noi cose nuove, no? Esatto. E poi una trans celeste. Come vivere senza una trans celeste? Sì, la trans celeste in realtà c'entra poco con la celeste che usiamo noi, che è a tastiera. La so, ho studiato. È uno strumento a percussioni microtonale. Per cui quindi ha le barrette di metallo. Non so come intonate sui quarti di tono, non voglio saperlo, non oso pensarlo, ma comunque è così. Facciamo un salto di 6 anni, 1985, Ritorno al futuro, altra colonna sonora splendida. Qui vediamo anche qui un'orchestra ampia, tutto con i legni a 3, 6 corni, 4 trombe. Comunque abbiamo capito che
se non hai legna 3 sì, sei uno sfigato. Dai, esatto. 5 tromboni, 2 arpe, 2 pianoforti, perché 2 piani elettrici, perché dai, ci vogliono, perché non puoi andare avanti senza sintetizzatori. Vediamo archi QB, esattamente, e diamo uno sguardo. C'è uno strumento molto interessante, vero Fabri? Ci sono i Rub Rods che vediamo in questo video, che sono fantastici. Allora, non sono i rods, le barrette per controllare la reazione nucleare, no, quelle ma sono delle barre che strisciate, strofinate, emettono questo suono, no, molto vitreo, molto... Che io, se devo dirti la verità, non ricordo dove è stato utilizzato in Ritorno al Futuro. Adesso domani me lo riguardo. Dobbiamo vedere tutta la serie, tutto il ciclo di film. Dov'è che l'hanno usato? No, questo qua è del primo, quindi siamo sicuri che è del primo. Giusto, quindi abbiamo già il campo un po' più ristretto. Però è un suono quasi per un film di fantascienza. Non l'avresti visto bene in un Alien o comunque in un film di fantascienza? Assolutamente sì. Infatti anche io sono curioso. Adesso domani andrò subito a tutti a vedere Ritorno al Futuro di nuovo per la 102esima volta. Tanto vale sempre la pena. Andiamo avanti verso il nostro adorato Danny Elfman in Batman 1989. Esatto. Allora, qui già vedete i soliti fiati a 3, però i flauti, con 5 flauti. Lì stavano stretti, 3 erano pochi. Esattamente. 6 corni, 6 trombe, 8 tromboni, cioè è quasi è una banda praticamente. Poi vabbè, adesso 2 arpe, 2 celeste, 2 pianoforti, organo, piano elettrico, 2 sintetizzatori, neanche tanto, contrabbasso jazz e basso elettrico. Coro. Ovviamente. Cosa sarebbe Danny Elfman senza il coro? Senza un coro. Qui andiamo a vedere un paio di percussioni da fuori di testa. Però mi chiedo, questa quantità di percussioni sono una scelta del compositore o sono una scelta dell'orchestratore? O entrambe le cose? Secondo me, tiro a indovinare, lui ha chiamato tutti i percussionisti degli Stati Uniti. C'è da dire che Elfman in particolare sulle percussioni è sempre molto attento in prima persona, quindi non mi stupirebbe se scoprire che in realtà sono tutte scelte sue, però ci può darsi che qualcosa l'abbia apportato l'orchestratore. Sicuramente, comunque in ogni caso secondo me lui è andato a sentire, no, cioè ha sentito questo figo, questo meno figo, questo bello, oh no dai questo lo metto dentro. La prima cosa che a me fa impazzire è il big metal trash can. Cioè, avete visto Stomp, quel musical tutto fatto con le percussioni? E quindi praticamente è un bidone di metallo che viene con della spazzatura, che viene picchiamolo. Qualcosa avrà fatto. Ancora il Boobams, protagonista indiscusso delle colonne sonore degli anni '80, e io scopro solo qui, tra l'altro, che lo scopro anch'io, ammetto la mia ignoranza, non si finisce mai di imparare. E una cosa che io adoro, la musical Saw, la sega musicale che è fantastica, la sega musicale che vediamo. E 2, perché uno era poco, piatti di metallo clangorous, rumorosi, che facciano casino, cacciaroni, facciamo casino. E poi cose anche super orientali, il balinese Cheng. Non so cosa sia, lo ammetto, lo scopriremo prima o poi. E facciamo un piccolo passone avanti di 3 anni a Basic Instinct, che abbiamo già analizzato, ma non abbiamo dato un occhio proprio a tutto. Ecco, e qui facciamo un passo giustamente avanti 3 anni, ma un passo indietro solo dal punto di vista della quantità dell'orchestrazione, perché vediamo un'orchestra alla fine, cioè con i Legna 2 quasi mi vergogno io per Goldsmith. 4 cori, io chiederei scusa, cioè chiederei scusa, 3 tromboni e un elenco di percussioni che rispetto a quello che abbiamo visto prima è ridicolo, e aspettati di vedere il prossimo, che è veramente da paura. Ma c'è una cosa carina. Cioè, vediamo questo Simmons Tom Toms. Cos'è un Simmons Tom Tom? Sono quelli elettronici. Vediamo in questo forse un'eredità degli anni '80. Se l'è portata dietro questa cosa. Sì. Probabilmente non aveva bisogno di un organico magniloquente per raccontare la parte intima di Basic Instinct. Dipende da quello, abbiamo parlato anche di quello, della scelta dell'organico come insieme, come massa sonora e quindi massa timbrica che comunica delle cose anziché altre. Arriviamo al 1999, chiudiamo il ventennio con un'altra colonna sonora epocale, quella di Matrix di Don Davis.
vediamo un organico sì molto ampio sicuramente, alcuni legni a 3, qualcuno a 2, cioè 2 oboi, 6 corni, 3 trombe, che sembrano scioglilingua, È vero. 33 trentini, va bene, 4 tromboni, una tuba, va bene, 2 pianoforti, il coro, gli archi quanto basta, ma la follia di questa score sono le percussioni. Le percussioni. Guardiamo delle cose fantastiche. La prima, Lo Styrofoam Cup. che non sapevo cosa fosse, cioè so cosa significa in inglese, ma siamo dovuti andare a cercare E la vediamo, però la vediamo utilizzata in un modo particolare. Noi non sappiamo alla fine come è stata utilizzata. Qui la stiamo vedendo strofinata, no? Strofinato con un archetto che fa questo suono veramente fantastico, micidiale, ma c'è la luminophone. Cioè, ragazzi, la luminophone. Siamo a livelli altissimi. Altissimi. Cioè, questo clang, no? Dei pezzi di alluminio che cadono. Cioè, ragazzi, tantissima roba. Ma l'occhio non può che c'è cascato sul nipple gong, se sei sempre il solito. Mi è cascato l'occhio, perché in effetti questi gong, se li guardiamo, hanno una forma vagamente che ricorda vagamente così, insomma. Esatto, ma poco vagamente. Lo ricorda, si chiamano nipple, si ricorda un capezzolo. Si può dire capezzolo su YouTube, non è? Lo bippiamo. Okay, Poi il monkey drum. Che cos'è il monkey drum, scusami? Lo vediamo. E quindi è quello delle scimmiette. Sì, quello delle scimmiette, quello giocattolino fantastico. L'ho buttato, lo vado subito. Sono stato un cretino. Effettivamente. Poi abbiamo delle cose fantastiche, esotiche, esoticissime, tipo il Cheng Cheng, Chinese Tom Toms, e poi Odaiko, Taiko, Daiko, Iridaiko. Ragazzi, anche questo è uno scioglilingua, anche questo è ostro, mastrosso e carcagnosso. Non si spiega. I Taiko li sappiamo. I Taiko li conosciamo. I Daiko anche. Secondo me. Poi c'è Odaiko, Iridaiko, qualcosa che fa veramente un gran casino. Poi il Gagaku, che per quanto ne sappiamo noi è più un genere che uno strumento, è uno stile di danza, probabilmente è un ensemble di percussioni che fanno parte di un sistema sonoro tradizionale che si accompagna a quel tipo di musica. Ma io domani veramente mi riprendo la partitura di Matrix e voglio vedere dove hanno usato, o se no chiamiamo Don Davis. Pronto, scusa, dove hanno usato lo Daiko, il Taiko, il Daiko, l'Iridaiko. E dopo questa indigestione di strumenti, negli ultimi 20 anni è successo un qualcosa di nuovo per certi versi. Sì, siamo andati molto verso l'elettronica. Qui dobbiamo dire grazie per certi versi al maestro Hans Zimmer, che ne ha fatto una scelta estetica, una scelta espressiva. Pensiamo a film come Inception, pensiamo a Interstellar, insomma tutti quei film di quel genere in cui lui comunque ha rimesso in discussione le regole del gioco. E c'è anche un ritorno all'elettronica, se vogliamo, anche proprio come matrice sonora dominante, fondamentale del commento, probabilmente per lo stile che oggi si accompagna a determinate pellicole, quindi a determinata fotografia, a un determinato modo di raccontare la scena. A una richiesta dei registi che, come abbiamo visto anche nella puntata con Pivio, spesso e volentieri ti richiedono, soprattutto nel cinema, nella televisione molto meno, ma soprattutto nel cinema ti richiedono meno tema, meno cose riconoscibili e più suono. Assolutamente. Io anche ho fatto un film che si chiama Calci in culo, molto bello, che è andato a Berlino. In questo film ho avuto come richiesta proprio quello di andare a lavorare molto sull'elettronica, sul suono elettronico, a partire da un brano totalmente acustico, perché il linguaggio d'autore applicato a quella storia, applicato a un determinato ambiente psicologico, torniamo sempre lì, richiedeva quel grigiore, quell'alterità del suono elettronico che in questo momento è molto in auge, se vogliamo. Però quello che mi viene da pensare è chi è causa e chi è effetto. Cioè siamo arrivati alla situazione di oggi, a parte, come ti ho detto, prima o poi cambierà ancora, perché sono stati i compositori a usare l'elettronica per questioni espressivi o per budget, perché sono stati i registi a richiedere ai compositori, o perché il gusto del pubblico vuole questo? Secondo te qual è delle tre? Un insieme delle tre. Io
però tendo a considerare il gusto del momento, del periodo, come un qualcosa che per tanti fattori si autodetermina e spinge sempre in una direzione piuttosto che un'altra anche il tuo modo di utilizzare, di pescare nella palette sonora a disposizione, magari anche con qualcosa che ti ha affascinato particolarmente, no? Come hai trovato qualcosa che è stato particolarmente efficace, quel qualcosa appartiene a quel mondo, e allora tutti un pochino, come tu hai detto prima con Zimmer, no? Pensiamo allo Zimmer Vram, il famoso Zimmer Vram. Prima non esisteva, adesso quando devi sottolineare il momento, Vram è diventato una sorta di incubo di se stesso per il povero Zimmer, no? Il Vram. Quindi questo modo di vivere anche la particolare efficacia di una soluzione impone anche una moda del momento. Bene, direi che per oggi ne abbiamo viste abbastanza. Io direi di tutti i colori. Di tutti i colori, decisamente. Allora, dovete fare 3 cose se non le avete già fatte. La prima è iscrivervi al canale, obbligatorio. Subito. La seconda è lasciare un like, a meno che il video non vi abbia fatto schifo, in tal caso siete legittimati a non lasciarlo. Ma la terza, scriveteci nei commenti se, senza guardare su Wikipedia, conoscevate... Li becchiamo, se no. Esatto, se conoscevate gli strumenti di cui abbiamo parlato, perché alcuni francamente per me erano completamente assoluta, sconosciuti. e anzi, al prossimo giro chissà mai che salti dentro un monkey drum dalla finestra. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.